Ciao a tutti, sono alexanderdario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, l'altra volta siamo andati avanti con la quest qui all'interno del dominio particolare dell'evento estivo. Abbiamo sbloccato un nuovo settore di mappa dove ci sono tutta una serie di monorotaie con cui potersi divertire. Ops, sempre il mouse che mi fa scherzi purtroppo. E detto questo, possiamo proseguire. Abbiamo fatto la conoscenza di un paio dei fratelli che si occupano di fare la manutenzione di questi percorsi, ma ce n'è un terzo che dobbiamo ancora trovare. Quindi evochiamo la navetta, saliamoci e andiamo di sotto, ragazzi. Allora, dobbiamo cambiare binario usando il nodo ferroviario. Ok, nodo ferroviario che era laggiù, esatto, da dove siamo partiti appunto con questa navetta. Forse in effetti faccio prima ad andarci da solo, senza navetta, ragazzi. Allora, planiamo un po' giù di qua. Ok, più o meno ci siamo. Ops, non volevo arrampicarmi. Ed eccoci qua. Oh! È partito un tutorial, va bene. Ruota il fiore ferroviario sullo schermo per cambiare il percorso su cui viaggia la navetta Flap Flap. Il colore del fiore al di sotto della ghirlanda ferroviaria più grande indica la destinazione del percorso attuale. Ah, ok. Usa il pannello di legno sulla banchina per controllare la destinazione del percorso su cui viaggia la navetta Flap Flap. Puoi aprire la mappa per controllare la distribuzione dei binari per la navetta Flap Flap nel miraggio di Veluriam. Ok. Buono a sapersi, quindi il colore del fiore definisce il percorso su cui stiamo viaggiando, eh? Okay, this is the end of this track segment. Auto should be nearby. Ah, ok, quindi i fiori che abbiamo fatto sbocciare l'altra volta con questa cascata d'acqua sono di fatto il controllo dei binari. Quindi il binario che stiamo per prendere è il binario giallo, quindi in teoria. Se facciamo ruotare ancora dovremo passare al binario viola, ecco qua, e così via. Ok, interessante. Quindi adesso però noi dobbiamo salire sulla navetta Flap Flap in direzione del tornado torrenziale. Ok, che sarebbe? Vale a dire quale sarebbe? Questo qui giallo? Così sembrerebbe, ragazzi. Ok, quindi torniamo a quello giallo a questo punto. Mi spiace, ci saranno da fare un paio di passaggi. Purtroppo non si può tornare indietro, quindi se si sbaglia tocca fare di nuovo tutto il giro, ragazzi. Ok, questo è quello giallo, quindi possiamo partire. Saliamo sulla navetta e vediamo, godiamoci il viaggio a questo punto, ragazzi. Vediamo se ci sono altre cose interessanti lungo la via. Allora, attiviamo la sfida, così abbiamo di nuovo dei palloncini qua da scoppiare. Ah, questa volta si spostano in posizione sui binari mano a mano che ci avviciniamo. Allora, cambiamo binario, ok, perfetto. Per fortuna il rientro lo fa in automatico, ragazzi. No, no, mannaggia, non mi ha preso il comando. E sì che ho cliccato col mouse, eh. Non sono stato abbastanza rapido, forse. Ok. Ok. Qua ce n'è un bel po' di questi palloncini. Perfetto, li abbiamo presi tutti. Vediamo di prendere anche gli ultimi. Ecco fatto. Mi spiace che me ne sarà scappato qualcuno con quello scambio di binario che ho fallito. Però, insomma, li abbiamo presi tutti. Oh, e qua c'è il nostro amico. Ah, I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Ok. Quindi questo è il terzo fratello, Haddo, che a giudicare dalle occhiaie e dal fatto che tossisce non mi sembra stare molto in forma, eh? Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister. It'll be good to see my design back in action again.
Ah, quindi possiamo riaprire una delle attrattive del parco giochi, sostanzialmente. You're in no condition to be out running around like this, Hado. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think things through. Exactly. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand? Together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Hey, that's between Jeremy and me. No need to add fuel to the fire, okay? I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Hey, Ferdinand. Oh, don't worry. We're not arguing, Klee. We're just, discussing some things. Are you and Jeremy worried about Hado? Hmm? Why don't you just talk to him about it? Kaya's also worried about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right, but our relationship is much better than these guys. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before. If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. As his brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. But my mommy told me that you help someone to make them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jeremy and I started arguing. Eventually all three of us ended up in this domain. Ah, quindi sono arrivati qui dal deserto anche loro. Praticamente sono finiti qua dentro in maniera casuale. I'm just worried that something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you... I know, but this domain is nowhere near as dangerous as the desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, then you two wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his muscle, and you would... Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Klee, having the car zip along the tracks was my idea. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Hey, Klee, do you want to ride even more fun carts? Yay! Let's ride more. Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. E a Klee piace decisamente la cosa. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It can inspire and even help heal others. Eh sì. E tra l'altro, visto che questi tre arrivano da fuori, arrivano dal deserto, l'idea che avevo avuto l'altra volta, che cioè siano spiriti di questo dominio che hanno preso sembianze umane, va a farsi benedire, ragazzi. Va bene, proseguiamo a questo punto. Hey, everyone. Please come with me. We need to get the hydroidolin in the cart to help us. Ok, quindi dobbiamo di nuovo salire sulla navetta e andare ad attivare i binari. Ma la direzione è quella giusta? Sembrerebbe di sì. Quindi proseguiamo, ragazzi. Ok, qua abbiamo uno snodo. Prendiamolo. Ok,
e siamo arrivati. Quindi dobbiamo attivare il tornado torrenziale, eh? Basta che ci vada lo spirito d'acqua qua, l'Eidolon, giusto? Ok, sì. Quindi questo farà attivare una nuova cascata d'acqua, esatto. Ah, che fa alzare il livello dell'acqua. Ok. Ok, c'è stato un caricamento, ragazzi. Good. Torrential Twister is ready to run now. Let's go to the station at the start of the track. Ah, ok, quindi immagino sia cambiato qualcosa. Allora, cambiamo direzione e torniamo indietro. Allora, dobbiamo scendere qua in realtà. La navetta si fermerà? No, e allora esco io. Ok, quindi vediamo un po' in che cosa consiste questa attrattiva. Hado and I have double-checked everything. It's all operating safely. You can go for a ride now. Ah, possiamo fare un giro? Hold on a sec. Before we say goodbye, I have something I'd like to give you all. It's a rock climbing rope. We used it on our adventures to climb mountains and traverse many places. Ok. E questo ci tornerà utile? Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are you sure you want to give it to us? Yes, of course. Please take it. Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You are a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Ok, quindi abbiamo ottenuto una corda e in teoria di qua si prosegue e possiamo sperimentare quindi il tornado torrenziale. Parliamo ancora una volta coi tre fratelli, vediamo se hanno qualcos'altro da dirci. Thanks again. I have a feeling we'll get along much better now that we've learned to open. I suppose some things are simpler than they appear. Ok, niente di che. Be sure to come back and visit Torrential Twister again. I hope you enjoyed it. Ok, Hey, imagine if we could build our tracks all over the world. Traveling would be so much easier. eh sì, non sarebbe affatto male. Ok, bon, abbiamo parlato quindi con tutti e tre i fratelli e a questo punto evochiamo la navetta e vediamo un po' che cos'è questo tornado torrenziale. Allora, distruggiamo il numero di bersagli indicato. Va bene, dobbiamo distruggere 100, eh? Ah, questi si buttano direttamente sui binari, eh? Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Ok, fin qua è andata molto bene, ragazzi. Cerchiamo di evitare quelli fatti di fango, chiaramente. Ok, abbiamo preso delle cariche d'acqua. Ah, che servono per attivare questo. Ok. Looks like Klee's having the most fun. Ok, interessante, ragazzi. Immagino che poi le sfide, i minigiochi legati all'evento estivo saranno praticamente sulla falsariga di questi.
qua tutto bene, siamo già a 86, 89 e ci siamo, 99, Facciamo attraversare i nostri amici fatti d'acqua e prendiamo gli ultimi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Almeno quell'obiettivo è completato. E siamo arrivati a destinazione. Ok, carino. Carino. That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real mage now. Però Kokomi non si sente molto bene, Si vede che patisce un po' il viaggio in monorotaia. Guess that sorta makes sense. Wait, but if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Nothing! Kaya's just a master thief! Don't you remember, Paimon? Oh, right. Guess it slipped Paimon's mind. Sorry to bother our young mage, but there's something a master thief would like to report. Do you still remember our mission? Uh-oh. I was having so much fun that I almost forgot. Oh. We're supposed to be helping Idyia look for the missing components. But don't worry, I've already got one. Ah sì? You mean you snatched it when we weren't looking? E dove l'hai trovato? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Ah, Let's head back and give it to Idyia. e viene di nuovo da chiedersi, tu come fai a sapere che la corda è il componente che serviva a Kaya? Me lo spieghi? Oh, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Idyia is really important. That's our wise mage. Don't worry. Tonight, you'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Sta proprio male Kokomi, Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her lip was trembling while she was speaking. Maybe we should have a rest for a while. Sì, non abbiamo nessuna fretta, riposati un attimo. I thought I was keeping my composure pretty well. Don't worry, my mind is always spinning. I'm used to this. We should head back to Idyia. How about we hold hands, Miss General? Klee will give you energy. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. I must have been seeing things from riding the cart. What are you smiling about, Kokomi? Nothing. Nothing at all. Gli è davvero passato l'energia a quanto pare. Ok. Quindi, ecco qua, infatti avevo visto che c'era una cassa mentre parlavamo ragazzi, quindi recuperiamo subito la ricompensa e a questo punto, visto che abbiamo ottenuto il componente, possiamo tornarcene alla base. Allora, vediamo se possiamo usare un teletrasporto per fare un pochino prima. Ok, dobbiamo tornare giù di qua, quindi prendiamo questo. E adesso che siamo qui possiamo buttarci tranquillamente di sotto ragazzi. Ecco qua, siamo praticamente sopra a questo enorme vortice che rappresenta un po' il centro di questo mondo. Quindi scendiamo un po' in picchiata. Ok. E qua sotto c'è infatti, sembra essere Idyia che ci aspetta, quindi non facciamolo aspettare oltre ragazzi. Welcome back! Well, any good news? Oh, don't tell me! You've taken care of all the problems and now I don't have to do anything? Ti piacerebbe, Esatto, ci siamo occupati di tutto. Yeah, we even rode the choo-choo cart. Do you want to come ride too? But maybe you'll have to wait till tomorrow. I'm a little tired now. Seems she had a little too much fun and now she's about to crash. I think it's time for a rest. Good idea. I think we could all use some downtime.
Thanks for giving me some energy, Klee. Then we'll see you later. Ok, ciao Klee, buon riposo. Bye, Miss Honorary Knight. Bye, everyone. E Kaya la accompagna a dormire. Well, it sounds like our young mage enjoyed herself. I'm so happy that she had a good time. So, back to the missing component. Did you bring it? You bet! Kaya said that the missing component was this orange climbing rope. Ah, it just occurred to me that you probably ran into the three brothers while you were in the canyon. If I remember correctly, the two eldest brothers were taking their sickly younger brother on adventures when they ran into a sandstorm and ended up here. They were all arguing with one another when they first arrived, but it wasn't long before they broke down and were huddled together in tears. They sure must have a lot of energy to keep up their bickering and adventuring every day. I'm a little worried about them, yet quite envious of all that energy. You almost sound as if you're reminiscing about old friends, Idyia. Yes, I've known them for quite some time after all, but I seldom go to that area. You can hold on to the rope for now, Traveler. I have no use for it until we have the other components. Ah, ok. By the way, Eula and Collei have also returned, but I'm afraid they weren't able to make much headway. They mentioned that they would like to head to the jungle north of here, once you have all rested up. Ok. Now that I've told you everything, I'll go rest. I'll go and check on the situation in the remaining two areas. Do you need me to accompany you? Oh, no, it's all right. You've already accomplished a lot today. You should rest up. Ok, quindi abbiamo concluso il primo capitolo, ragazzi, della quest. Va bene, ci aspettano però altri 2 capitoli da quello che avevamo visto. Andiamo a dare un'occhiatina. Perché è esatto, qui abbiamo le nostre ricompense per aver completato il primo capitolo, però appunto ce ne sono altri 2 da affrontare. Oltre a questo, visto che siamo andati avanti, questa è solo la guida dell'evento, forse abbiamo già sbloccato qualcuna delle attrazioni. No, non è vero. Dobbiamo completare la parte 2. Ok, va bene. E come siamo messi invece con la raccolta dei coupon? Solo 11 ne abbiamo. Per arrivare a 150 mi sa che mi dovrò dar parecchio da fare, ragazzi. Forse si otterranno tutti con gli eventi, diciamo, paralleli all'evento principale della quest. Staremo a vedere. A questo punto però, visto che siamo in ballo, balliamo e andiamo avanti. Dobbiamo attendere che si facciano le 8 di mattina, E allora attiviamo il nostro orologio e facciamo passare un po' il tempo. E a questo punto, avendo fatto passare il tempo, dobbiamo parlare. Ah, sono comparse Eula e Collei, quindi parliamo anche con loro. Hey, Collei and Eula! Oh, Idyia is here too! Hey, it's the Traveler and Paimon. How are you? Did you rest well? Sì, abbastanza. Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Idyia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone. I'll be rooting for you. Hold on. I said we, didn't I? No need to say goodbye, because you're coming too. Eula non fa sconti, Idyia? Huh? But wait, I'm just the mascot. Esatto. Lei contava di non fare niente anche questa volta. You can't back out this time, Idyia.
The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Idyia is the only person who could help. Il responsabile della fiera? Quindi Eula e Collei hanno incontrato qualcun altro ieri nella loro esplorazione. Yes, Collei and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spantamod scholar. Ah, quindi è una studiosa che arriva. La Spantamad è una delle sezioni di studio di studiosi di Sumero, se non sbaglio. A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. Ok. E quindi ecco avviato il secondo capitolo, ragazzi. Va bene, a questo punto dobbiamo andare giù di là. Quella là è la nostra destinazione. Vediamo se possiamo avvicinarci un po' più rapidamente. Sembrerebbe di no. E quindi a questo punto magari usiamo questo teletrasporto e poi da qui planiamo in quella direzione. Ok, sì, decisamente meglio, ragazzi. Così riusciamo ad essere abbastanza in direzione giusta senza dover fare pezzi a nuoto o cose sconvenienti. Ok. Anzi, siamo già praticamente arrivati sul punto. Basta che scendiamo un po' di quota. Ok, e ormai ci siamo. This is No! not the Come ho fatto? end. Non ero così in alto, ragazzi. Vabbè, non facciamoci troppe domande. Forse era moribonda Alexis e non me ne ero accorto. Andiamo avanti, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ok, niente, semplicemente era un punto di intermedio. E allora andiamo avanti. Dobbiamo seguire la strada a questo punto. Ah, e anche da qui in realtà non c'è niente, dobbiamo proseguire ancora. Che cos'è questa cosa? Raccogliendo il lumispecchio della scintillampada puoi dare colore alla luce della lampada. Ok. Quando la luce del colore giusto brillerà sulla gemma della lampada, quest'ultima si attiverà per sbloccare bauli del tesoro o altri dispositivi? Ah, interessante. Un'altra meccanica interessante. Allora, quindi raccogliamo questo specchio e quindi se vengo a installare qui lo specchio la luce diventa azzurra. Ok, e apriamo questa chest. These things useful? Carino. Ci sono un sacco di questi minigiochi quindi sparsi in giro per questa mappa. Dovremmo andare un po' a zonzo per vedere se se ne trovano altri. Però per il momento, ragazzi, continuiamo a seguire l'avventura principale. Allora, trascuriamo gli Illicourl, se ci lasciano in pace meglio. Qui c'è un teletrasporto, quindi attiviamolo. Eccolo. E vediamo se... no, dobbiamo andare ancora più avanti. Qua c'è un altro di quei proiettori. Questo cristallo però vuole... Se porti un lumispecchio nel raggio di illuminazione di una scintillampada di colore diverso, lo specchio verrà assorbito. Ah. Quindi, se io prendo il giallo e lo porto qui, me lo ha cancellato. Ok, quindi devo evitare di passare sul fascio di luce, Quindi passiamo da dietro e facciamo installa lumispecchio. Ok, facile. E tra l'altro siamo anche arrivati, ragazzi. Questa deve essere la ricercatrice dello Spantamad. Finally, someone has arrived. Anche lei ha i capelli azzurri, Inizio a notare un certo pattern, ragazzi. Sono tutti con gli occhi luminosi e i capelli azzurri. Non me la contano giusta, Se devo essere sincero. Inizio a dubitare del fatto che siano davvero dei semplici esseri umani, La mia prima idea torna a far capolino. Vabbè, vediamo intanto cosa vuole. Sorry to keep you waiting, Maimuna. We've brought Idyia with us. Ok. Thank you, Collei. It's been quite some time since I've seen you, Idyia.
To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Idyia, though. L'hanno detto anche i tre fratelli, infatti. You wanna see me cry? Fine. I'll stop crying right here! No, please don't. All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? And Paimon is Paimon. Io sono Alexis e Paimon è Paimon. They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maymuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. Ok, quindi proseguiamo, ragazzi. Andiamo a trovare la nuova location dove si è spostata Maymuna. Che... Ah, forse è laggiù dove c'è quel tendone da circo, eh? Ok, sì. Wow. Sì, abbastanza bello in effetti come tendone. Look at that huge tent. Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Huh? What is it, Collei? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. In effetti. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Oh, the crystal light. I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the hydro-idolins were trapped inside. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. Ah, il parente di Eula, eh? Wait, he offered to help you? Sì, non è molto da nobile di Mondstadt, aiutare gli altri. Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent and then... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here! What happened? And that's it. He became trapped inside along with the hydro-idolins. Ok, quindi un'altra vittima di questo disastro, eh? Oh no, we have to do something! We can't just leave him there, Maymuna! I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. Ok, quindi si entra nel tendone, ragazzi. There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet.
Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Collei. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Mamma mia, è sicura di sé, Eula? Wow. Eula's so passionate about this that she's practically glowing now. Infatti. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Pensa sempre alla vendetta, eh? Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Ok. A questo punto... Allora, qui abbiamo una lampada. E per aprire il palco però cosa dobbiamo fare? Qua dice ruota la lampada, proviamoci, vediamo che succede. Ah, non avevo visto che c'era questo enorme cristallo giallo, ragazzi. Ok, e quindi eccoci qua. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Ok, credo di aver già capito cosa dobbiamo fare, perché ho già visto che qua c'era un proiettore. Però questo ha una luce bianca. Fatemi dare un'occhiata più da vicino a questo cristallo. Ah, non si può salire di qua? Bisogna fare il giro? Vediamo un attimo. Ok. In realtà sembrano tutte bianche queste luci. Non lo so. Sono un po' in dubbio, ragazzi. Allora, torniamo al proiettore un attimo. Vediamo un po'. Ruota lampada. Va a illuminare il cristallo. E questo cosa fa? Ah! Ok, senza volerlo, ragazzi, ho fatto la cosa giusta. Seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. Ok, quindi recuperiamo. Laggiù c'è un cristallo, una lente gialla, va benissimo. E il proiettore però è sempre laggiù. Allora, possiamo ignorarli questi nemici? Vediamo un po'. Se io ora questa lente la installo... Ah no, devo eliminarli perché è impossibile fare qualsiasi cosa mentre ci sono i nemici attivi. Ah, e tra l'altro non me ne ero accorto, ma abbiamo solo Eula e Collei. Ok, quindi devo eliminare questi nemici usando solo loro due, Voilà, finiti i nemici. Quindi torniamo, dicevamo, al proiettore. Piazziamo... quindi lo specchio. That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Ok, bene, quindi con la luce abbiamo alzato il sipario sulle scale. Hello? Oh! Is anyone here? If you can hear me, please help! Questo è il parente di Eula? Lessig Lawrence? Who are you?
Who has the audacity to utter my full name? Pieno di sé, eh? Proprio sì, è proprio lui, sicuramente uno dei nobili di Mondstadt. You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep, he's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Huh. Have you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. I don't think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline, after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. Anche sì, anche se Eula può sembrare dura, in realtà era preoccupata per lui, quindi... All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula and one for Lessig. Che cosa gli dà? What is this? Candy? Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days, and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. È contenta solo per questo, quindi? Che non le farà più domande? Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Oh, sure. I still have more. Sorry, I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Why are you all looking at me? Nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. There's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Ok ragazzi, quindi abbiamo trovato il cugino di Eula, però non abbiamo ancora finito qui. Dobbiamo alzare la luce di cristallo sopra il tendone e quindi immagino che questa arrampicata serva appunto per trovare, eccolo, un ultimo proiettore. Allora, dobbiamo ruotarlo. In realtà vedo che ci sono addirittura 2 cristalli, quindi ruotiamo e vediamo che cosa succede, ragazzi.
Ok, non succede assolutamente niente. Forse dobbiamo... Strange. Is that Ah, ma really the Lessig that I aspettate. know? Certo, ho You shouldn't capito. always judge people based on the way you knew them before. People Infatti, change, serve la and lente people can gialla, always make different giustamente. choices. Quindi installiamo e ruotiamo, così intanto attiviamo questo. Look! There's a water droplet over there! Ah, a Idolin. It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. Perfetto. Quindi abbiamo liberato un gocciolotto. Oh! Che però è diventato un proiettore. E di qua abbiamo un'altra lente che ci servirà per andare a cambiare il colore di quell'altro... Oh no! Oh no, ragazzi! E mo come facciamo? Proviamo ad andare in planata. Si arrampicherà? No, non si arrampica. Accidenti. Ah, ma io tra l'altro qui avevo dimenticato qualcosa. Ok. Vabbè, c'era qualcosa che mi era sfuggito, accidenti, ovvero il colore della lente gialla. E però adesso che abbiamo fatto andare avanti la cosa è un problema. Perché come facciamo ad andare giù di là? È rimasta con noi la lente? Infatti, non ce l'abbiamo più. E mo come facciamo quindi a sbloccare quest'altro sipario? Vabbè, ragazzi, visto che è già un po' di tempo che sto registrando, direi di chiuderla qui. La prossima volta, chiaramente, andremo a risolvere questi enigmi che sono rimasti in sospeso e speriamo di riuscire quindi nell'intento di sbloccare e alzare la luce di cristallo sopra al tendone. Alla prossima! Ciao ciao!